Ciao, oggi vado a fare una ricetta che faccio normalmente scomposta in 1000 modi differenti, Sono semplicissime verdure al forno e voi direte ma perché la ricetta così? Perché in realtà fatta come la farò ora c'ha quel tocco in più, qualcosa di interessante. Si parte da una teglia vuota, prendetela come vi pare, io ho questa perché è pratica, metteteci l'olio. Ora, l'olio io lo metto così, voi siete a dieta o qualunque altro motivo non ne volete mettere, per esempio, non volete avere problemi con la verdura che rischia di attaccarsi o siete a dieta, qualunque altro motivo, mettete tranquillamente la carta forno. E potete fare anche carta forno e un pochino d'olio sopra. Allora, se sentite zappettare, perché c'è anche il mio cane qui, anzi il cane del mio figliolo, Ugo. Dopo ve lo faccio anche vedere, è facile, basta chiamarlo. Allora, aggeggio infernale, anche questo non è cosa obbligatoria, ovvero la mandolina. Perché? Per affettare le patate, le zucchine, queste cose qui, sono belline, averle tutte precise. Patata novella, non ci sono le patate novelle, le sbucciate, ma nel caso della patata novella la buccia è veramente liscissima e finissima soprattutto e anche buona da mangiare. Andiamo a affettarle. Controllate lo spessore e lo spessore, guardate, è piuttosto fine, quasi una sorta di velo. Forse è anche troppo fine, lo alzo leggermente perché altrimenti poi non rischio di non cuocere le altre verdure. Vediamo. Guardate, 1 millimetro è secondo me più che sufficiente, va benissimo. E lo sapete che faccio? Vado subito a metterle nella teglia. Fate così, proprio. Prendete la patata, l'olio e la mettete sopra. L'olio e la mettete sopra. Prima fila fatta, ora però le patate mi serviranno per la prossima fila, le lascio qui. Ora andiamo a mettere le zucchine. Spunto. Zaccate. L'altezza direi di fare la stessa delle patate. Comincio a mettere le zucchine, solito lavoro, prendete un pochino d'olio e portate dietro. Le zucchine sono fatte, queste le teniamo per il prossimo giro. Altra verdura, mettiamo la cipolla, proviamo a tagliarla con l'affettatrice, vediamo se viene, con il mandolino, vediamo se viene bene. Sì che viene bene. Qui l'olio non lo metto. A questo punto mettiamo, devo scegliere tra i pomodori e la melanzana. Io direi i pomodori perché sono un pochino più colorati. Una cosa, ovviamente, se riuscite a prendere i pomodori un pochino più tosti è meglio. Troppo maturi rischiate che si spappolino tutti. Vedete, l'ho affettato leggermente più alto, Vuoi perché non sono una mandolina vivente, ma anche perché il pomodoro cuoce talmente tanto velocemente. Ah, me ne manca una. La capocchia la mangio io e questo la metto. Melanzane. Siccome le melanzane sono molto grandi come fette, vedete, sono sproporzionate, ne facciamo a metà. Così. Ora si riparte, però invece di ripartire dalle patate, ora ci rimetto i pomodori e li metto proprio sopra le melanzane. Avete visto che ho fatto il passaggio dei coltelli, non perché volevo fare il fighetto, anche perché non ci riuscirei, ma semplicemente perché è meglio utilizzare una lama seghettata, tende a non spappolare il pomodoro, poi si dice, ma probabilmente è vero, che la parte acida del pomodoro possa far saltare il filo dei coltelli. Diciamo, io protendo più sul fatto che la lama seghettata mi permette di non spappolare il pomodoro. Metto il pomodoro. La melanzana vuole occupare il centro della scena proprio, Pomodoro e melanzana, ora dovrei mettere cipolla, sì. Ma senza altra melanzana. Se mettessi un altro po' di melanzana, cipolla.
Allora, se dovessi mantenere più o meno lo stesso ordine dovrei mettere le zucchine con le patate, però ci ho pensato, patate e cipolla com'è? Spettacolare, quindi patate. Avete fatto caso a una cosa, che non sto più prendendo l'olio, lo sapete per quale ragione? Semplicemente perché sono un faticone, dovevo semplicemente mettere un altro goccino d'olio e poi passarci le verdurine. Vabbè, si recupera ora, Ok, zucchine. Arrivati a questo punto, che cosa metto? Dovrei mettere un po' di patate, un po' di melanzana. In effetti l'ho messa veramente poca di melanzana, Anche in questo caso la divido a metà. E questa volta la mettiamo al contrario, Come chiudere? Io chiudo con il pomodoro, perché il pomodoro, anzi pomodoro e cipolla. Metto pomodoro e magari lo alterno proprio alla cipolla. Ovviamente immaginatevi il sapore, che cosa verrà fuori, una cosa spettacolare. Sono sempre un po' pasticcione, però l'effetto dal punto di vista è carino, cioè la cosa è carina. Ora basta condirlo. Ah, una cosa non ve l'ho detta, non vi piace la cipolla? Non la mettete, non vi piacciono le melanzane? Non le mettete. Oppure sostituite, volete mettere peperoni. Questo è un modo per fare delle verdure al forno. Una delle cose che secondo me non dovete evitare di mettere sono proprio pomodori, perché comunque renderanno più umido il composto, daranno sapore, ci stanno poi benissimo. Olio, anche qui mettetene quanto vi piace a voi o quanto potete mangiarlo, però qui un pochino di olio serve. Ora sembra che ce ne ho messo 1 litro, effettivamente ce ne ho messo mezzo, però più ne mettete e più viene buono. Altro condimento assolutamente che serve è il sale. A vostro gusto, se vi piace ovviamente il pepe, a me piace e ce lo metto. Ultima cosa da aggiungere, ma alla fine è quasi la più importante, è l'origano. La verità, questo è un piatto buono, cioè nel senso è una ricetta buona, semplice, normale. Aggiungete origano e diventa una cosa straordinaria, ma veramente straordinaria. Allora, in forno, io forno statico metto, sempre, 200 gradi, ci vorranno 20 minuti, 30 minuti, lo vedete quando lo vedete la verdura quando è cotta, ve lo dico quando è finita di cuocere, a dopo. Io prima ho detto una cretinata colossale perché ho detto, ma non lo so neanche che stavo pensando, che ci vogliono 20 minuti. In realtà ci vuole quasi un'ora. Forno statico, come avevo detto prima, a 200 gradi forno statico, guardate l'effetto, così devono venire. Poi se nel vostro forno questa cosa qui lo ottenete in 20 minuti, meglio. Piccolo segretino, ma segreto per rendere più appetibile le cose, ho preso un po' dell'olietto che era rimasto nel senso nella teglia, lo prendete e lo pennellate un pochino, oppure col cucchiaino ce lo mettete un pochino sopra e rendete ancora più lucide le verdure, che già secondo me hanno un effetto, almeno per il mio appetito, clamoroso. E ora ovviamente ci sarebbe da fare ambarabacicci coccottere, ci mette sul comò per scegliere da che cosa partire. Allora, per essere equanime, che cosa faccio? Melanzana, pomodoro, cipolla, patata e zucchina e altra melanzana. Aspettate, Oddio, sto facendo casino. Vabbè, ho perso la zucchina. Assaggio, Allora, queste cose qui sono la semplicità assoluta, ma è la goduria suprema. Suprema. La patata che si oh bella questa qui, che si è leggermente attaccata, guardate.